Allora, mettetevi un attimo comodi perché l'ultimo modo che hanno trovato per attaccare l'Inter è una cosa assolutamente assurda. Io stamattina mi sono alzato di buon mattino, ho cominciato a leggere i vari giornali per capire un po' di che cosa si parla su tutti i vari quotidiani e ho notato che un qualcosa di cui si stava parlando già da qualche giorno, un po' sotto traccia, del fatto che Oktay stesse chiedendo ai dirigenti di puntare su giocatori più giovani, stava cominciando ad assumere col passare dei giorni una connotazione sempre più negativa, fino a quando poi arrivo sui quotidiani di oggi, apro le pagine del Corriere dello Sport in particolare, e mi trovo a leggere questo titolo: I paletti di Oktay, l'ostacolo dell'Inter. Non solo spendere poco, ma mirare a giovani che creino valore. Il vice Buchanan è in stand-by. Questo titolo allarmistico sui paletti di Oktay, che quindi stanno creando di fatto dei problemi all'Inter, sono un ostacolo per l'Inter. Questo scrive il Corriere dello Sport. Devo dire che però al Corriere dello Sport fanno eco altri quotidiani, ma anche lo stesso Tutto Sport, ma anche altri giornalisti e non solo. Quindi questi paletti di Oktay stanno creando un problema all'Inter, un allarme lanciato dallo stesso quotidiano che un anno fa, anzi meno di un anno fa, parlava di RSA l'Inter. E quindi quando l'Inter andava a prendere giocatori esperti, magari over 30 o giù di lì, era un problema. Stai facendo una RSA, era stato detto dal direttore di questo quotidiano, Ivan Zazzaroni. Meno di un anno dopo c'è una nuova proprietà, c'è un nuovo progetto, si punta ad andare ad acquistare giocatori più giovani da valorizzare, secondo indiscrezioni, ripeto, non è ancora nulla di confermato ufficialmente, sono voci che circolano, e anche questo è un problema, è un ostacolo. E allora il dubbio che, a prescindere dalla proprietà cinese o americana che sia, a prescindere da tutto, l'obiettivo finale sia quello di creare allarmi e appunto lanciare un attacco all'Inter, è un dubbio che mi viene. E allora ne voglio parlare insieme a voi, voglio portarvi alcune riflessioni che ho fatto leggendo queste notizie, e fare alcuni ragionamenti sul mercato dell'Inter, soprattutto in difesa e soprattutto sul vice Buchanan, sul sostituto di Buchanan è meglio, che dopo l'infortunio ha cambiato le priorità del mercato nerazzurro. Ben ritrovati allora e ben ritrovati amiche e amici passioni interisti, vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale così non vi perdete neanche uno dei contenuti che vi portiamo ogni giorno, e le dirette alle 19:30 dove leggiamo i vostri commenti, e me ne aspetto molti qui sotto di commenti, così poi li leggiamo live appunto. Allora, io leggo questo titolo e il quotidiano in sostanza che cosa dice? Qual è il punto di queste notizie che stanno circolando? Che la dirigenza nerazzurra avrebbe un proprio piano di mercato, avrebbe dei nomi caldi da inseguire ed eventualmente da andare ad ingaggiare per completare questa rosa, ma si scontra con con la proprietà, anzi Oktay, il fondo Oktay, che non vuole andare ad appesantire i conti e non vuole soprattutto altri giocatori in là con l'età, perché punta appunto a dei giocatori più giovani da poter valorizzare. In questo modo quindi anche l'Inter acquisirebbe valore nel corso del tempo. Questa è un po' la linea. E perché questo sarebbe un problema? Perché i dirigenti, secondo quello che scrivono i quotidiani, avrebbero già eventualmente chiuso per Hermoso, per esempio, a parametro zero, visto che si è svincolato dall'Atletico Madrid e potrebbe essere il nome giusto su cui puntare come terzo di difesa a sinistra alle spalle di Bastoni, con Carlos Augusto che andrebbe a fare il quinto, oppure con Ricardo Rodriguez che ha 3 anni in più rispetto ad Hermoso, che è un classe 95, mentre Ricardo Rodriguez, se non vado errato, compirà 32 anni tra qualche settimana. Un altro profilo low cost che conosce la Serie A, che secondo la dirigenza potrebbe essere un profilo giusto, non secondo la proprietà che invece vorrebbe profili più giovani. E in particolare, per esempio, nel caso di Hermoso, la proprietà non vorrebbe impegnarsi con un triennale da, si vocifra, 5 milioni di euro netti a stagione più le commissioni, che vuol dire un ingaggio piuttosto importante per un giocatore che difficilmente, molto difficilmente riuscirai a rivendere all'interno dei prossimi 3 anni. E quindi questo, secondo appunto questa ricostruzione, è un problema, perché i dirigenti si trovano bloccati in queste operazioni e devono fare i conti con la necessità di far quadrare i bilanci, ma anche l'input che arriva dalla proprietà di andare su dei profili più giovani. Io faccio innanzitutto 2 ragionamenti. Mi viene ancora da ridere perché veramente non capisco la coerenza del parlare l'RSA l'anno scorso e adesso invece che si vuol puntare sui giovani è ancora una volta un problema. Ma a parte questo, io faccio 2 ragionamenti innanzitutto. Il primo: la proprietà secondo me dovrebbe dare fiducia ai dirigenti. I risultati che sono stati ottenuti, in tanti continuano a dire: però l'Inter, i conti dell'Inter sono ancora in perdita, eccetera, eccetera. È vero, però i conti dell'Inter sono in costante miglioramento e nel frattempo sono arrivati risultati sportivi molto importanti che hanno contribuito al miglioramento di quei conti. Quindi io credo che la dirigenza nerazzurra abbia dato dimostrazione di meritare
fiducia e quindi bisognerebbe, ecco, la proprietà io mi auguro che dia la giusta fiducia e la giusta, diciamo, autonomia, nei limiti chiaramente di quello che deve essere il corretto funzionamento aziendale, nelle proprie aree di competenza ai rispettivi dirigenti. Ma una proprietà che viene e ti dà una visione o comunque che ti dà un indirizzo come linee guida, come programma, come progetto di quello che vogliono fare e poi i dirigenti applicano secondo le loro competenze quelle linee guida, non ci vedo nulla di male. Mi sembra abbastanza logico e mi sembra anche un qualcosa che ci si debba augurare. Cioè, se un proprietario dice: "Io voglio che l'Inter venga valorizzata tramite un progetto con giocatori più giovani", si può essere più o meno d'accordo, ma non lo si può definire a prescindere una complicazione, un qualcosa di, preoccupante o un problema. Stanno portando una loro visione, stanno portando una loro idea, magari non siamo d'accordo, però i dirigenti poi con le loro competenze devono fare il meglio all'interno delle linee guida che ti dà una proprietà. A me l'importante è che ci sia una visione, che ci sia un progetto. Se arriva una proprietà e dice: "Fate quello che volete", io ci vedo un disinteresse piuttosto importante che mi farebbe scattare un campanello d'allarme eventualmente superiore ad una proprietà che invece si dimostra presente. Detto che, ribadisco, ci deve essere il corretto bilanciamento dei poteri e rispetto dei ruoli, assolutamente. Il secondo ragionamento che faccio è: meglio avere comunque dei paletti e dei vincoli di questo tipo, che sono basati su un progetto, su un'idea, su una visione che ti porta la proprietà, piuttosto che dei paletti a cui siamo andati incontro negli ultimi anni, come ad esempio la necessità di fare prima delle cessioni per poi poter fare degli acquisti, oppure paletti economici molto importanti, molto stringenti, la necessità di incassare di più di quello che si va a spendere, eccetera. Che ci sono anche adesso dei paletti economici, assolutamente. Non aspettiamoci un Inter che aumenta i costi della squadra in maniera enorme, non aspettiamoci investimenti clamorosi se non a fronte di cessioni importanti che in questo momento penso tutti quanti noi non ci auguriamo, però stiamo vedendo anche una libertà, per esempio l'acquisto di Joseph Martinez, secondo portiere, con una cifra abbastanza onerosa, abbastanza importante, secondo molti, anzi fatemi sapere nei commenti, troppo importante per un portiere che oggi parte alle spalle di Jan Sommer, ci danno la dimostrazione che c'è qualcosa di diverso. Oppure, come vi dicevo, anche il fatto che non si sia richiesto alla dirigenza di fare plusvalenze immediate entro il 30 giugno e poi la proprietà metterà dei soldi di tasca propria per ripianare i debiti, per ripianare le perdite, scusate, mi sembra un indirizzo, ecco, di una proprietà che c'è ed è presente. Poi, ehm io apprezzo e condivido, capisco anche la linea della valorizzazione dei giocatori, cioè andare ad abbassare l'età media della rosa, puntare su dei giocatori più giovani da poter valorizzare nel tempo, è una cosa che è auspicabile secondo me per la società Inter, perché per pensare ad un futuro a lungo termine della società, ecco, un futuro a lungo termine dell'Inter, che è la cosa che ci interessa, passa anche da questo, passa anche dal player trading di cui si parla, è stato demonizzato, ma la valorizzazione dei giocatori e la cessione, se vuoi competere con le big europee, è un qualcosa che deve esserci, che ci sarà, perché i ricavi strutturali delle big europee sono ancora troppo distanti e noi, Inter, facciamo parte di un sistema in Italia che ti limita molto nel poter raggiungere i ricavi che fanno in Premier League, perché è proprio l'Italia che ti porta meno ricavi rispetto alla Premier League. Per cui, per quanto puoi essere bravo, sarà molto difficile colmare quel gap se non tramite la valorizzazione dei giocatori da rivendere per poi reinvestire su altri profili. Allo stesso tempo, però, questo è un progetto interessante, è un progetto utile che mi piace anche, però dico anche: siamo tifosi, tifiamo l'Inter e i risultati sportivi non possono passare in secondo piano, devono rimanere un obiettivo concreto, importante della società, che non significa che ogni anno devi vincere, se però siamo abituati ad immaginare un Inter che ogni anno costruisce per vincere, prova a vincere. Quindi quello deve rimanere assolutamente intatto come obiettivo e come status dell'Inter, che ancora oggi parte comunque davanti, secondo me, rispetto alle rivali. E arriviamo anche un po' al caso concreto appunto di quello che si sta parlando in queste ore, la possibilità di prendere un difensore di piede sinistro, come ha di fatto annunciato anche Ausilio, dopo l'infortunio di Buchanan. Così Carlos Augusto viene riportato a fare il quinto. E
Qui su Passione Inter vi abbiamo parlato molto spesso di questi nomi. Hermoso, ve ne avevamo parlato addirittura prima della doppia sfida con l'Atletico Madrid in Champions League. Di Ricardo Rodriguez vi ho parlato 10 giorni fa e poi adesso ne stanno parlando in molti. Quindi è una questione che stiamo tenendo d'occhio, su cui siamo sul pezzo qui su Passione Inter. Intanto che cosa ne penso? Hermoso, francamente, a quelle cifre, se devi fare un investimento per un tappabuchi, cioè un giocatore che viene lì per tappare un buco che si è creato dopo l'infortunio di Buchanan, mi sembra una spesa eccessiva, perché se il compito di Hermoso è solo quello di prendere il posto di Buchanan per questi mesi in cui sarà infortunato e quindi avere un'alternativa in più lì mentre Buchanan è infortunato, è un investimento molto pesante comunque. 5 milioni di euro netti a stagione più le commissioni per 3 anni, ti vai a vincolare per 3 anni con un giocatore comunque che non puoi valorizzare, difficilmente valorizzi. Quindi o ci vedi in lui un profilo utilizzabile anche al centro e quindi dici magari tra un anno poi mi sostituisce definitivamente uno tra Acerbi e De Vrij, oppure all'occorrenza è una garanzia per me anche lì al centro e quindi è un investimento più completo rispetto a quello del solo tappabuchi da sinistra, oppure altrimenti costa tanto, anche perché non parte titolare in questo momento. O puoi pensare anche di prevedere un Bastoni spostato al centro ed Hermoso diventa titolare lì a sinistra, allora lì avrebbe più senso, perché quello è un ingaggio che lui chiede vicino a quello di fatto da titolare nell'Inter. Se lo prendi per fare il tappabuchi non ha senso, non è questo il momento secondo me di fare questo tipo di investimenti. E anche Bastoni tra l'altro non è il momento secondo me di spostarlo al centro, anche se è in crescita lo vedo ancora come uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, per cui lo farei rendere al meglio lì. L'alternativa, Ricardo Rodriguez, anche questa è un'alternativa da tenere d'occhio, secondo alcuni si sta raffreddando a causa di questi paletti di Octree, ma è un nome che in realtà secondo me piace ed è un'opzione da tener d'occhio, perché è vero che va a compiere 32 anni, quindi non è assolutamente giovane, però fisicamente è ancora integro. Nelle ultime 3 stagioni ho visto nel Torino ha giocato sempre più di 35 partite all'anno, quindi fisicamente c'è. Nel sistema di difesa a 3, giocando a sinistra, ci ha giocato, ha una grande esperienza, conosce la Serie A benissimo, conosce abbiamo visto anche, all'Europeo, eventualmente all'occorrenza in situazioni di emergenza ti può fare anche il quinto, ruolo in cui partiva magari più originariamente, ma che ancora oggi lo può fare. Ha una buona tecnica di base anche nel lancio lungo, eventualmente anche un calciatore di calci piazzati, quindi ha delle qualità da tenere sicuramente in considerazione. Ha anche un altro fattore che dovrebbe passare in secondo piano, ma in realtà in questo momento forse passa in primo piano ed è addirittura uno dei fattori principali, quello economico, cioè a livello economico Riccardo Rodriguez ti costa molto meno di Hermoso, si parla di un ingaggio da 1,5 milioni, forse 1,7 milioni di euro netti a stagione per un solo anno di contratto, perché accetterebbe anche un solo anno di contratto con eventualmente un'opzione di rinnovo, ma intanto sarebbe un solo anno. E considerando che da Buchanan ve ne abbiamo parlato su passioninter.com, l'Inter otterrà un indennizzo dalla FIFA per l'infortunio, visto che si è fatto male in nazionale, ci sarà una cifra tra i 700 e 800 mila euro, mi sembra di ricordare. Comunque lo trovate l'articolo, l'approfondimento su passioninter.com. Ecco, tra quello che ti torna indietro, mettiamolo così, come indennizzo dalla FIFA per Buchanan e quello che ti costa Ricardo Rodriguez, l'esborso è minimo, ed è quello il senso di un tappabuchi, secondo me. Se vuoi veramente un giocatore che metti lì per colmare quella lacuna in maniera temporanea così, non puoi spendere 10 milioni all'anno, ma 1,5 milioni, ecco, facendo un po' i calcoli a spanne per Riccardo Rodriguez, è già una cosa più sensata da questo punto di vista. Capisco che non è un nome che esalta assolutamente, però ecco, è da tenere in considerazione anche per questo aspetto. Anche perché faccio un altro ragionamento, in questo momento l'Inter comunque secondo me ha un'esigenza in attacco, perché, abbiamo parlato molto dell'esempio che ci portiamo dietro dalla scorsa stagione, di come siamo arrivati al periodo clou tra gennaio e febbraio con un attacco sulle gambe, con un attacco che si è dovuto affidare ad Arnautovic nel momento più importante, soprattutto per la Champions League, ed Arnautovic non ha risposto presente, non dà grandissime garanzie da questo punto di vista, anche se l'Inter continua a crederci e continua a puntarci su Marco Arnautovic. Ecco, il fatto che sia stato già preso Taremi, sicuramente parti più avvantaggiato rispetto alla scorsa stagione, sei già più coperto in attacco, ti potrei permettere qualche rotazione in più, quindi già Lautaro e Thuram saranno un pochino meno spremuti, speriamo, in quel periodo dell'anno lì. Però ecco,
L'anno scorso, per esempio, si è deciso di investire in maniera importante in difesa, e poi ti sei ritrovato un po' con la coperta corta in attacco. Detto che, io l'investimento Pavard continuo a benedirlo, continuo a dire che abbiamo visto ancora poco del vero Pavard e vedremo ancora di più. Ecco, però quest'anno, dopo che già l'anno scorso hai fatto un investimento pesante in difesa, forse quest'anno si potrebbe fare il contrario, cioè andare a prendere un altro attaccante rilevante per fare un bel reparto da 4 attaccanti affidabili, tutti compatti, come probabilmente vorrebbe anche, Simone Inzaghi nella sua idea di nuova Inter, e sul difensore appunto puoi permetterti di fare il tappabuchi. Se il difensore, che vai a prendere dopo l'infortunio di Buchanan mi deve costare, una percentuale importante del nuovo arrivo del nuovo attaccante e mi limita nella possibilità di prendere un nuovo attaccante, ecco secondo me non abbiamo imparato la lezione dell'anno scorso. A questo punto vado verso la conclusione con un ultimo paio di riflessioni. Se pensi ad un difensore giovane, magari allora, se si pensa di prendere un difensore giovane da valorizzare, un nuovo colpo alla Bissek, non è mai una cattiva idea, ecco, perché comunque puoi prendere nuovi giocatori da valorizzare, eccetera. Detto che però, secondo me, se vai a limitarti il potenziale di spesa sull'attacco per puntare oggi sulla difesa, qualche dubbio personalmente ce l'ho. Ma nel momento in cui devi andare a prendere un difensore giovane e andare a fare un investimento, a quel punto anch'io mi accodo a quello che mi state scrivendo in tanti. Perché non pensare a Pirola, per esempio? Pirola che è un vivaio Inter, ti farebbe comodo per le liste. Con la Salernitana non penso che sarà una trattativa impossibile, cioè sono tornati in Serie B, non penso che Pirola voglia rimanere in Serie B. L'Inter non ha controriscattato l'anno scorso Pirola per 13 milioni, penso che un incastro a delle condizioni agevoli si possa trovare e allora è stato capitano dell'Under 21, è ancora non giovanissimo, ma abbastanza giovane, visto che in questi giorni si parla tanto anche del perché non diamo fiducia ai calciatori italiani giovani e non li aspettiamo sempre, potrebbe essere una buona idea provarci. Detto che poi, se metti Pirola lì e dovesse andarti male poi, che non ti ha convinto, non ti piace, eccetera, eccetera, nel frattempo puoi sempre riadattare Carlos Augusto lì a sinistra, eventualmente riportarlo dietro, se proprio non trovi la quadra con Pirola che non ti piace. C'è una Acerbi che si giocherà il posto da titolare al centro con De Vrij, ma all'occorrenza lo puoi utilizzare anche lì. Sarebbe chiaramente una situazione di emergenza, che è quello che non ci dobbiamo auspicare, che è quello che ovviamente non ci auguriamo. Però, se proprio punti su Pirola e non ti dà quelle garanzie, ecco, una soluzione di emergenza anche in corsa la puoi trovare ed eventualmente a gennaio, ci ripensi. Oppure, e andiamo anche qua in chiusura, attenzione anche a quello che può evolvere nelle prossime settimane, magari non trovi il difensore giusto su cui puntare, ma si presenta un'opportunità sull'esterno. Secondo me questo adesso rimane un piano B, dentro l'Inter, quello di puntare su un esterno che prenda effettivamente il posto di Buchanan, e Carlos Augusto farebbe, con buoni risultati per quello che abbiamo visto fino ad ora, il terzo alle spalle di Bastoni, anche se secondo me sarebbe un po' un peccato lasciarlo lì a fare il terzo a sinistra, sarebbe meglio rivederlo da quinto. E potrebbe eventualmente cambiare nuovamente il piano di mercato dell'Inter, quindi con un esterno che diventa prioritario rispetto al difensore dietro. Per me rimane prima il difensore innanzitutto e poi eventualmente la possibilità di prendere un esterno con Carlos Augusto confermato dietro. Fatto sta che molto dipende chiaramente anche da quelle che sono le aspettative di Inzaghi e quanto crede Inzaghi su De Vrij e Acerbi. Vedo tanto scetticismo su questa coppia lì al centro della difesa, vedo tanti commenti impauriti su quello che dobbiamo aspettarci da questi 2 centrali lì in mezzo. De Vrij lascia ancora qualche lacuna, l'abbiamo visto anche all'Europeo, un europeo che però secondo me lo rilancia ed è un europeo che secondo me dal quale De Vrij esce comunque più forte, ecco, per noi, o almeno ce lo auguriamo. Acerbi bisogna sperare che stia bene, che abbia recuperato bene, ma questo saranno i test fisici poi a farcelo sapere. Detto che chiaramente qualche dubbio c'è. Io penso sinceramente che De Vrij dovrà partire titolare e per il livello medio della Serie A sia ancora oggi assolutamente affidabile, e Acerbi, se schierato nelle partite giuste, può essere ancora molto utile. Se ci fosse la possibilità di fare un investimento su un centrale più giovane da mettere subito lì e lavorarci subito, sarebbe chiaramente una cosa ottimale, ecco, dal mio punto di vista. Però in questo contesto in cui bisogna puntellare la rosa, non toccare troppo il gruppo, perché questo è uno dei desiderata di Simone Inzaghi, siamo partiti con situazioni peggiori secondo me. E devo dire anche
che nonostante questo pericolo, questo allarme del paletto Oak-Tree che mi continua a far sorridere davvero, siamo a poche ore dall'inizio del ritiro estivo, vedo altre squadre che stanno iniziando la preparazione, l'hanno già iniziato, lo inizieranno nei prossimi giorni con tantissime trattative aperte, con metà squadra che ancora non sappiamo se giocherà, non giocherà, dove andrà, chi sono i titolari, eccetera, eccetera. E l'Inter in questo momento comunque in molti se lo dimenticano, ma stanno le priorità che vengono definite da molti comunque come priorità sarebbero un difensore che sostituisce Buchanan, che fin qui non è stato tutt'altro che un titolare, quindi sostituire un non titolare che si è fatto male, sostituire un attaccante, ma sarebbe il quarto attaccante, dove ci sono già Lautaro, Thuram e Taremi. Qualcuno chiede a gran voce un difensore, ma comunque De Vrij e Acerbi ci sono già, ed eventualmente si parla di un innesto sulla destra, dove ci sono già però Dumfries e Darmian. Francamente, rispetto ad altri, mi sembrano dettagli più che sostanza su cui lavorare, e quindi direi che possiamo essere comunque fiduciosi, ecco. Però fatemi sapere voi nei commenti se siete d'accordo oppure no. Aspetto le vostre considerazioni, così ci confrontiamo. Vi invito a fare un salto su passioneinter.club. Torna la serata quiz come ogni giovedì dalle 21:30, serata quiz molto divertente. Ci troviamo tutti su passioneinter.club per questi appuntamenti esclusivi. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.